Eccoci. Allora, buonasera a tutti e grazie per esserci. Cominciamo questa prima diretta, poi dico prima perché probabilmente ne seguiranno delle altre, ma questa qui è una diretta un po' particolare perché, come avete visto, è una diretta che serve a festeggiare un compleanno, quindi non è propriamente una diretta di lavoro. Difatti vedete che dietro a me non ci sono i soliti libri, cioè le solite librerie, ma vedete addirittura ci sono dei bicchieri, una bottiglia, poi c'è anche questo, che è una cosa molto carina, perché stamattina io sono stato in montagna per registrare un filmato nel primo posto dove abbiamo effettivamente aperto il canale, dove abbiamo registrato la primissima intervista brevissima. Allora sono stato lì per celebrare proprio questo compleanno, abbiamo registrato un video che poi andrà in rete in questi giorni. E lì stamattina molto carini mi hanno fatto trovare questo, questo palloncino, vedete, come primo compleanno per il canale Il Vero Mauro Bilino. Sono stati davvero molto carini, una sorpresa graditissima. Anche perché quando si parla di cose serie bisogna stare attenti anche a divertirsi. Bisogna stare attenti a divertirsi perché altrimenti si diventa pedanti, no? Si diventa professorali, e invece bisogna essere molto liberi, molto aperti, molto sorridenti, proprio perché si parla di cose serie. E quando si parla di cose serie è bene non prendersi troppo sul serio perché altrimenti si diventa pericoloso. Non ci sono i libri dietro di me, però siccome siamo in una diretta di festa, di gioia, però voglio anche darvi qualche notizia un pochettino curiosa, un pochettino intrigante. Allora qualche libro me lo sono portato qui nella sede di Torino, quindi non ho a disposizione tutti i miei libri, ma qualcosetta ho portato perché qualcosetta ve lo voglio comunque leggere, che è un po' l'abitudine che ho in questi video che faccio nel canale, no? Perché prima per 10 anni ho fatto conferenze dove parlavo a braccio per ore e ore e ore, e adesso invece mi piace far vedere come tutta una serie di ipotesi, tutta una serie di idee, tutta una serie di ragionamenti, di dubbi e di domande in realtà siano molto più diffusi di quanto non si immagini. No? Cioè non fanno parte soltanto di una mente malata, ma sono comunque distribuiti all'interno del mondo della cultura. E in ogni caso, per non andare in crisi di astinenza, mi sono portato anche questa Bibbia, vedete? Che è una Bibbia monouso, monodose, nel senso che siccome c'è qui con me la dottoressa Elisabetta, che è quella che mi ha tirato fuori da tutta una serie di problemi che avevo fino a insomma qualche anno fa, per cui qualcuno forse ricorderà che facevo le conferenze con il collare, e la cosa che non si sapeva è che le conferenze con il collare erano anche fatte con il cortisone, cioè io ero imbottito di cortisone per poter parlare, per poter viaggiare, eccetera. E adesso, siccome insomma lei mi ha tirato fuori da questa, con l'alimentazione mi ha tirato fuori, allora siccome c'è lei, diciamo che se vado in crisi d'astinenza da Bibbia, con questa monodose lei mi fa una flebo e io mi riprendo e quindi posso andare avanti a, a parlare con voi. Ah, Ciao a eccola qui, tutti, eccola qui. ciao, buona serata, grazie per essere qui. A presto. Perfetto, così avete conosciuto anche Elisabetta. Allora, io innanzitutto vi voglio, non vi devo, ma vi voglio ringraziare perché questo canale è cresciuto in un modo inverosimile in un anno, anzi per la verità in meno di un anno, nel senso che questo canale è stato aperto un anno fa proprio in quel posto lì in montagna, ma per volontà appunto di Elisabetta che avete visto. Perché vi faccio una confidenza. Io un anno fa stavo decidendo di smettere, proprio nel momento in cui invece lei ha detto facciamo così, tu stai per prendere questa decisione, io ti apro comunque un canale su YouTube, mettiamo questo filmatino che è un'intervista che ho fatto in quel posto in montagna,
meno di 2 minuti, e poi tu fai quello che vuoi. Se hai voglia di mettere altri video li metti, se proprio hai deciso di smettere, smetti. E quindi abbiamo iniziato così e in realtà sono qui, sto mettendo 2 video a settimana, ma non solo sono qui con questo canale, sono qui con tutta una serie di progetti di cui qualcuno già anche realizzato, e poi di questo vi parlo tra un po', senza annoiarvi. Spero, almeno spero. E quindi abbiamo iniziato l'apertura di questo canale un po' per gioco. Nei primi mesi ci ho fatto veramente poco, poi ho cominciato a mettere qualche video in più e devo dire che grazie a voi, di fatto ufficialmente, formalmente in 12 mesi, in realtà in molto meno, siamo a 75.000 iscritti, anzi penso che di questa sera, di questa notte, saremo a 76.000. E questo grazie a voi, perché questo canale non è mai stato pubblicizzato nel vero senso della parola, nel senso che pubblicavo soltanto i video man mano che li facevo e nient'altro. Quindi tutto ciò che è avvenuto è effettivamente merito vostro, e di questo io vi ringrazio, ma vi ringrazio veramente. I numeri sono importantissimi, anche i numeri delle visualizzazioni, quelli li potete vedere facendo clic su informazioni, e lì vi dà il numero delle visualizzazioni totali, che sono anche quelle tantissime. Ma la cosa che mi piace di più, sapete qual è? È l'atmosfera che c'è in questo canale. Io sono nei social dal 2009 circa, e devo dire che l'ambiente che si respira purtroppo è un po' l'ambiente della società, l'ambiente dello scontro continuo, alle volte l'ambiente della prevaricazione. Invece qui in questo canale respiriamo serenità, armonia, gioia, che è effettivamente quello che io particolarmente voglio. Sarà perché ormai ho una certa età, come si usa dire, e quindi ho piacere di vivere serenamente, in assoluta tranquillità. E anche qui il vostro apporto è stato ed è fondamentale, perché leggendo i vostri commenti si respira proprio questo. Si respira gioia, si respira armonia. Cioè, se io dovessi come dire, rappresentare con una icona questo canale, con un disegno, ecco, farei un grande sorriso. Proprio un grande sorriso, secondo me, è l'immagine che rappresenta l'atmosfera che respiriamo qui tutti assieme. È un po' come entrare in un'oasi un po' privilegiata, un'oasi un po' di pace e di tranquillità in un mondo dove invece, insomma, il contrasto è continuo. E questa è una cosa che mi piace tantissimo, e di questo vi ringrazio ancor più di quanto vi ho ringraziato per i numeri. Quindi il tenere lontane le polemiche, il poter condividere i dubbi, poter condividere le ipotesi, anche perché sapete che io faccio finta, e quindi uno che fa finta, cioè, quindi sa di non possedere la verità, fa delle ipotesi, e poi queste ipotesi, se troveranno verifica, bene, se non troveranno verifica va bene lo stesso. In fondo anche la scienza procede così, quindi assolutamente come dire, la scelta del metodo è una scelta che ho fatto 10 anni fa, nel 2010, quando ho iniziato a raccontare ciò che mi pare di leggere nei cosiddetti testi sacri, ed è una scelta che non solo non rinnego, ma è una scelta nella quale mano a mano che passa il tempo mi riconfermo sempre di più. E quindi l'avere i dubbi significa avere la mente aperta ed essere sempre disponibili. Io penso che non ci sia nulla di più pericoloso che essere convinti di possedere la verità. E in effetti la storia ce lo insegna. No? I grandi danni li hanno fatti tutti coloro che sono convinti di possedere la verità, soprattutto in ambiti nei quali la verità è molto fluida, cioè sfugge tra le dita, perché un conto è la verità del 2 più 2 fa 4, un conto è la verità del teorema di Pitagora, che ci viene spiegato così dall'Alaska alla Papua Nuova Guinea. Un conto invece è parlare di certi tipi di verità che riguardano i testi antichi, che riguardano le cosiddette verità spirituali, dove un sacco di gente parla, però purtroppo, insomma,
dire che sappiano esattamente significa fare un'affermazione assolutamente pretestuosa, invece chi vive nel dubbio vive sereno, vive nuotando nel mare della relatività e quindi non ha nulla da imporre agli altri, è aperto ad ascoltare gli altri e quindi questa è l'atmosfera. Ovviamente, non vi nascondo certo che il gruppo che segue questo canale, che man mano che sta aumentando e proprio anche grazie alla velocità, alla rapidità impensata con cui sta crescendo, è un canale che entra nel mirino, c'è niente da fare, fa parte del gioco. E quindi, insomma, hanno cercato di entrare, chiamiamo così amichevolmente, i disturbatori. Vengono tenuti debitamente alla larga i disturbatori, nel senso quelli che entrano con la violenza verbale, no? Proprio lo si capisce con l'intento non formalmente dichiarato, ma di fatto applicato, di creare disturbo, cioè di creare contrasto. Ecco, quelli ma sono pochissimi. Devo dire che su 75.000 iscritti sono lo 0,000, almeno 3 o 4 o 5 zeri dopo la virgola, quindi in realtà sono una, come dire, teoricamente sarebbero una presenza non significativa, ma comunque proprio per amore di quella tranquillità e di quella serenità facciamo in modo di, per quanto possibile, tenere tutto sotto controllo, anche perché questo canale in realtà rappresenta la piattaforma per nuovi progetti che sono in alcuni, uno già realizzato e lo vediamo, altri sono in partenza e sono progetti che penso con un po', perdonatemi, un po' di presunzione piaceranno, perché se le condizioni ce lo consentiranno, quindi quelle nazionali, internazionali, potremmo vedere delle cose, potremmo leggere dei passi biblici direttamente in loco, potremo andare a verificare delle situazioni, potrò raccontarvi sul posto delle cose proprio leggendo i testi biblici così come sono scritti. E questo per me è importante. È importante perché costituisce poi ulteriore verifica e ci fa vivere anche come dire, le emozioni di ciò che leggiamo in quel testo antico che, come ben sapete, per me ha una sostanza che è storica e questa sostanza storica è l'aspetto fondamentale, perché se noi diciamo che quel libro, quell'insieme di libri, è semplicemente un insieme di allegorie, di simboli, di metafore, lo copriamo di una corte di di coperte che ci impediscono di avere accesso diretto a ciò che ci dicevano o forse intendevano dirci gli antichi autori. Se per contro diciamo che sono soltanto favole, che lì dentro nulla è vero, perché tutto è stato inventato, allora ci priviamo, secondo me, di una possibilità ancora più importante proprio nei tempi in cui viviamo. Io sono contento di vivere questi tempi, lo dico francamente. Io fino a qualche anno fa, quando qualcuno mi chiedeva ma vedremo mai qualcosa, io dicevo non lo so, io ho una certa età e tendevo a dire anche nelle conferenze, ma c'erano dei bambini alle volte 12-13 anni, diceva ecco lui sicuramente vedrà. Io comincio a nutrire la speranza che nonostante i miei anni forse qualcosa anch'io vedrò. E quindi sono contento di vivere questi tempi, perché sono tempi, io mi rendo conto che per alcuni sono tempi di sofferenza, ci mancherebbe, mica lo dimentico, però all'interno ovviamente di questo quadro generale c'è la possibilità di ricavare degli elementi anche positivi e lo dobbiamo assolutamente fare. Ma dicevo di vivere questi tempi perché? Perché sono tempi di trasformazione e la conoscenza del passato, la conoscenza di un certo passato e la conoscenza dei metodi con cui questo passato viene gestito è, secondo me, assolutamente fondamentale per capire ciò che stiamo vivendo e anche per provare a intuire dove ci stanno portando. Io ho fatto un video sul grande reset che poi YouTube ha
ritenuto di togliere, aveva già 160.000 visualizzazioni 2 mesi fa, e quindi a quest'ora sarebbe ben oltre le 200.000, forse anche di più, però ok, d'accordo, non facciamo polemiche, l'ho detto, io in questo canale non voglio fare polemiche, accetto le regole di YouTube e quindi ce l'hanno tolto, l'abbiamo messo su Rumble e lì le regole sono un pochettino più elastiche, però lì avevo già raccontato delle cose. Adesso poi vorrei riprendere qualcosa in questo senso, perché secondo me è il nucleo, cioè rappresenta la sostanza della funzione di questo lavoro. Dire lavoro, francamente, pensando a quelli che effettivamente fanno dei lavori duri, o qualche difficoltà, diciamo, di questo impegno. Ecco. E quindi vale la pena perché ci aiuta a capire che cosa stiamo vivendo. Allora io, come dire, non c'è bisogno di essere un fine politico o un fine analista dei sistemi sociali per capire che soprattutto qui in Italia, se noi analizziamo un po' la vita del Presidente del Consiglio appena dismesso e la vita del Presidente del Consiglio attuale, quindi la loro preparazione e i loro legami ripeto, non bisogna essere un fine politico, un fine analista per capire che di fatto noi ideologicamente siamo governati da chi detiene il controllo, per semplificare, della Bibbia, cioè dei testi sacri, cioè di chi detiene il controllo di una certa storia raccontata in un certo modo. E questo non è un discorso da complottista, assolutamente. Io quell'altro video che vi ho citato avevo letto la lettera di Monsignor Viganò, alto prelato del Vaticano, che tutto può essere definito come volete, ma certo non un complottista. Avevo letto, e adesso vediamo un altro pezzo perché è importante e vi racconto su questo una curiosità, veramente una curiosità interessante che ci fa capire come il passato sia veramente la radice di questo presente e quindi come sia fondamentale conoscere questo passato. Io avevo già preso questo libro di Paolo Rumor, che appartiene alla grande famiglia Rumor. Chi ha la mia età sa bene a chi mi riferisco, a Mariano Rumor, quindi uomo potente sia in Italia che in Europa a livello internazionale, e dalle memorie di Mariano Rumor sulla Costituzione dell'Europa, Paolo Rumor ha ricavato questo libro. E in questo libro lui dice alcune cose che sono veramente un po' sconcertanti. Lui dice, ad esempio, in realtà il senso generale di ciò che ho potuto capire dalla lettura dei documenti di mio padre, quindi la raccolta dei documenti di famiglia sulla nascita dell'Europa in particolare, ma non solo, quindi il senso generale di ciò che ho potuto capire dalla lettura dei documenti, come pure dalle sue spiegazioni orali, è che esisteva, e forse esiste ancora, ad un livello molto alto e diverso da quelli conosciuti, un gruppo o un'entità di cui fanno parte anche alcune persone appartenenti a vecchie casate nobiliari, che lavorava e lavora per un progetto importante per l'Europa, ma anche, e qui lo mette in corsivo, oltre simile finalità. E vedremo come tutto questo tra un attimo sia strettamente legato anche alla Bibbia. Ed è questo l'aspetto che mi interessa. Ed è questo il motivo per cui dico quel libro lo dobbiamo conoscere bene. Dice ancora lui, tali persone non esitano a ricorrere a tecniche di suggestione o dissimulazione per pilotare l'emotività dell'opinione pubblica, le sue aspettative, le sue aspirazioni mentali e conseguentemente far accettare cambiamenti strutturali che coinvolgono le comunità nazionali. Dice lui, questa osservazione è scevra da giudizi positivi o negativi su siffatta strategia. Cioè lui dice, questa strategia da quei documenti viene fuori. Io non esprimo giudizi, mi limito a raccontarla. L'attività, questo è importante,
l'attività dei singoli governi non sembra avere la capacità di interferire con la citata programmazione, e neppure i partiti politici, che in realtà vengono tenuti totalmente esclusi da quella che in gergo viene chiamata la grande opera. C'era chi diceva, non so se Oscar Wilde, non mi ricordo, che se votare servisse veramente a qualcosa non ce lo farebbero fare. E questo è un altro modo, secondo me, per dire la stessa cosa. Ma ciò che lega questo studio alla Bibbia è dato proprio da tutta una serie di riferimenti assolutamente precisi. Ad un certo punto lui fa un elenco di nomi che nei secoli sono stati legati a questo progetto della grande opera e poi dice: da qui in poi i nomi di persona diventano esclusivamente giudaici o quasi, per quanto ne posso capire. E comincia a citare, per esempio, le famiglie dei Kokva. Ora, Kokva significa la stella, e l'ultimo grande ribelle messianista in Giudea è stato Shimon Bar Kokva, cioè Simone figlio della stella. E di questi Kokva ne sono elencati molti e sono tutti numerati. E poi lui parla, per esempio, della famille du Berit, cioè la famiglia del patto, la famiglia dell'alleanza, e dice che di famiglie vengono specificati due diversi Berit, cioè due diverse alleanze, uno recente ed uno antico. Questo secondo comprende persone chiamate luminose o anche illuminate, e forse a qualcuno questo dice qualcosa. E certo Paolo Rumor non è un complottista, la sua famiglia non è certo una famiglia di complottisti. Ma la cosa interessante è che tra i nomi ebraici, vabbè, ci sono gli Ofanim, che teoricamente sarebbero degli angeli, poi ci sono i Ben Yosef, come vi ricorderete se seguite altri miei video, Yoshua Ben Yosef, cioè Gesù figlio di Giuseppe, e poi c'è addirittura El Elion. El Elion, che sta per significare El Elion, che sta sopra, cioè l'El che è capo degli Elohim. E questo è un riferimento interessantissimo, importantissimo. Poi ci sono altre indicazioni che lui dà, anzi meglio, c'è ancora una cosa che lui dice. Ecco, dopo i due diversi Berit, cioè le due diverse alleanze, una recente e una antica, dice: vi erano infine in quegli appunti diverse terminologie che mi sono state descritte da un esperto come appartenenti al gruppo linguistico mesopotamico. Cioè stiamo andando molto indietro nel tempo, e qui vi voglio raccontare una storia di cui non parla Rumor, e poi vediamo le sue conclusioni, che è questa. L'ultimo grande re di Babilonia, Nabonide o Nabonedo, aveva sposato la figlia di Nabucodonosor II, ma la cosa importante è che lui era figlio di una importante sacerdotessa del dio Sin, Nanna Sin, un dio che appartiene al gruppo delle cosiddette divinità Anunna o Anunnaki, così come vengono chiamate nelle due lingue sumero-accadiche. E la sua madre aveva chiesto a questo dio, continuiamo a chiamarlo così, di aiutare suo figlio a salire al trono, e gli aveva promesso, dice: se tu aiuterai mio figlio a salire al trono, noi ripristineremo tutti quei tuoi luoghi di culto, che ovviamente esistevano da almeno 1500 o forse 2000 anni, che in questo momento sono andati un po' in disuso. Bene, allora Nabonide o Nabonedo diventa re, e lui si ricorda di questa promessa di sua madre e quindi comincia a recuperare questi luoghi di culto. Uno di questi si chiamava Yatrib. Lui l'ha ripristinato, questo luogo di culto del dio Sin, e poi questo Yatrib è entrato nella storia dell'Islam con il nome di Medina.
E Medina, voi lo sapete, è il nome della città di Maometto. E in effetti poi questo Yatrib assume il nome di Medina, la radiante, la lucente, la luminosa, e dopo il 622 d.C. Diventa anche Medina al-Nabi, perché Medina significa città, diventa la città del profeta. E che cosa succede però? Che il dio Sin, cioè questo dio appartenente al gruppo degli Anunnaki, da sempre aveva come suo segno identificativo la falce di luna. E qual è il segno identificativo dell'Islam? La falce di luna. Quindi qui abbiamo una prova diretta di una continuità che si è trasmessa non solo nei secoli, ma nei millenni, tra un simbolo e una divinità, che a partire almeno dal momento in cui Sin era fortemente adorato, e quindi siamo intorno al 2600-2400 avanti Cristo, fino al 622 e poi ancora oggi ovviamente, una divinità il cui simbolo continua a permanere, cioè la falce di luna, e permane proprio nel luogo in cui c'erano e ci sono i suoi centri di culto, perché Medina, lo sappiamo, è una città santa per l'Islam. Quindi vedete che questa continuità tra il passato e il presente è una continuità che va tenuta assolutamente in considerazione. Assolutamente. Non possiamo permetterci, secondo me, di dire che ciò che c'è scritto nei testi antichi sono tutte favole, tutti miti, tutte leggende. Perché se facciamo così rischiamo di perdere la possibilità di accedere a quel po' di conoscenza che forse queste strutture tendono a controllare, a tenere sotto controllo, proprio per evitare che noi se ne abbia accesso. Perché, come diceva Orwell, anche, insomma, chi controlla il passato di fatto controlla il presente e poi è in grado di programmare il futuro. E dice ancora Rumor: il significato complessivo che ho tratto dalla lettura degli scritti di mio padre e dai suoi riferimenti è che esiste, o quantomeno è esistita fino a pochi anni fa, il che ne conferma in pratica l'attualità, una sorta di struttura trasversale che funge da catalizzatrice a determinate decisioni contingenti di natura economica, sociale e politica, in concomitanza con certi momenti storici importanti. Per questo vi dicevo, sono contento di vivere questo momento storico, perché secondo me è uno di questi momenti storici importanti in cui si avviano delle trasformazioni. E poi dice: a questo punto, anche senza prestare completa fede alla estrema antichità della compagine associativa descritta nei documenti di mio padre, dice, attenzione, sulla cui verità ed attualità ho spesso cercato, sempre inutilmente, di trovare un qualche difetto alla luce degli studi storici, dice: ciò che è importante, non posso che esprimere il mio stupore dinanzi all'asserzione che una parte più o meno rilevante della storia dell'Occidente sia stata e sia tuttora abilmente e profondamente influenzata da poche menti sovrastanti. E questo disegno, questa grande opera, porta in effetti verso il superamento, ad esempio, del concetto storico delle nazioni, cioè di quei recinti in cui perdonatemi la definizione, ma siccome ne faccio parte anch'io, non offendo nessuno, il bestiame umano viene tenuto sotto controllo. Ma non è il solo a parlare così, perché l'importante filosofo francese Michel Onfray parla proprio di questo sviluppo futuro attraverso il quale si arriverà al superamento del concetto delle nazioni. Dice: stiamo attraversando gli ultimi momenti delle civiltà
territorializzata. Anche lui non è certo un complottista. Sarebbe inutile e ridicolo voler conteggiare il tempo necessario per la scomparsa delle civiltà territorializzate e cercare di prevedere dal punto di vista cronologico l'avvento della civiltà deterritorializzata. Però arriverà. Quindi in diversi ambiti, studiosi diversi, dalla politica alla filosofia, al mondo intellettuale in genere, poi vi leggo che cosa dice un giurista italiano, si va in una certa direzione. Io, leggendo tra l'altro Onfray, non posso fare a meno, per esempio, quando si parla appunto di questi sviluppi futuri, di pensare al grande intellettuale israeliano Yuval Noah Harari, docente universitario a Gerusalemme, uno dei più importanti intellettuali ebrei contemporanei, quando parla ad esempio dello sviluppo della medicina, dei potenziali sviluppi, o meglio degli obiettivi della medicina, che per esempio porteranno, dice lui in uno dei suoi voluminosi libri, alla possibilità di rinnovare i nostri corpi ogni 25 o 30 anni, cioè rinnovare le nostre cellule. Quando ho letto queste cose di Yuval Noah Harari, anche lì immediatamente mi sono tornati alla mente gli Elohim biblici, perché secondo me è ciò che facevano loro con loro stessi, ciò che hanno negato ad Adamo ed Eva quando hanno detto che non abbiano accesso all'albero della vita, cioè all'albero che garantisce la lunga vita, che era un albero, si fa per dire, quindi un laboratorio nel quale si praticavano certe tecniche. E vi ricordate anche, chi segue la mitologia sumeria, accadica, Gilgamesh, che andando alla ricerca della lunga vita, che noi traduciamo come immortalità, ma il concetto di immortalità non c'è neppure nella Bibbia, andando alla ricerca della lunga vita sapeva di dover andare in un posto per averla. Quindi non era che, come dire, le divinità lo concedevano a chi si inginocchiava, pregava e era buono, no. Per avere la lunga vita bisognava evidentemente sottoporsi a certe tecniche. E quindi tutto questo mi fa capire come tutto si tiene, tutto ritorna, cioè certe cose alle quali noi stiamo arrivando adesso, forse nel passato venivano già fatte in assoluta tranquillità. Però intanto noi adesso come viviamo? Viviamo, e ce lo dice sempre Onfray, viviamo dentro un sistema che è totalmente controllato dal pensiero, dall'ideologia e dall'etica giudaico-cristiana. Ora, questo può anche piacere a qualcuno, può anche piacere a moltissimi, non è un problema, perché ognuno ovviamente fa le sue scelte. Cioè qualcuno può dire a me piace, e ha il diritto di dirlo, ci mancherebbe, mi piace stare dentro il recinto giudaico-cristiano. Benissimo, non ho niente da dire. La cosa importante è sapere che siamo dentro il recinto giudaico-cristiano. Perché se uno non lo sa, non può né dire che gli piace stare in quel recinto, ma neppure, se non gli piace, provare a mettere insieme, insomma, quella serie di scelte che potrebbero aiutarlo comunque a ricavarsi degli spazi. Ma bisogna essere consapevoli del luogo in cui viviamo, dei condizionamenti, e quando vi leggerò ciò che ha scritto questo giurista italiano rimarrete stupiti. Ma intanto Onfray, che parla della Repubblica Francese, dice che ancor più, che sappiamo è la Repubblica laica per eccellenza, ancor più imbarazzante è che il laicismo militante si appoggi all'etica ebraico-cristiana, alla quale molto spesso si limita a togliere l'etichetta, cioè la usa chiamandola in un altro modo, e in questo modo si illude di essere libero. I manuali di morale nelle scuole repubblicane francesi insegnano l'eccellenza della famiglia, le virtù del lavoro, la necessità di rispettare i genitori, di onorare i vecchi, i doveri verso la patria, la diffidenza verso la carne, il corpo e le passioni, la bellezza del lavoro manuale, la sottomissione al potere politico. E dice: che cosa troverebbe da ridire il parroco del paese? Patria, lavoro, famiglia.
la Santa Trinità laica e cristiana. Si pensa, si vive, si sogna, si agisce, si immagina, si mangia, si soffre, eccetera, 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 modellati da 2000 anni di condizionamenti del monoteismo biblico. Ecco, questa è una cosa vera, però dobbiamo esserne consapevoli, dopodiché noi possiamo decidere che ci piace ed è una libera scelta, non ho nulla da dire. Ciò che a me interessa è che le persone abbiano gli strumenti per fare una riflessione autonoma, altrimenti finiscono per essere veramente quel gregge che deve sempre tenere la testa abbassata e mangiare l'erba, che è l'erba indicata da quel pastore. E quel pastore è quello che poi indica il posto in cui bisogna andare a brucare l'altra erba quando questa è finita. No, cioè noi dobbiamo poter alzare la testa. Dopodiché, alzando la testa, diciamo questo recinto ci piace. Benissimo, nessun problema. Ma rendiamoci conto che c'è un recinto. E questo recinto culturale, guardate, questo è un libro, Il diritto nella Bibbia di Nicolas Jäger, che è grande giurista, docente universitario, nonché anche per molti anni membro della Corte Costituzionale, il quale appunto affronta il discorso del diritto nella Bibbia. Ora, io più volte ho raccontato di come la Bibbia sia un libro di guerra, ma di guerra anche feroce, veramente feroce, dove gli stermini venivano ordinati, dove venivano ordinati i femminicidi, se ne parla continuamente in questi giorni, lì erano femminicidi di massa, venivano ordinati infanticidi selettivi, quando si diceva di uccidere soltanto i bambini maschi e tenere in vita le bambine femmine, almeno quelle da 3 anni in su, perché si sapeva che le femmine da 3 anni in su erano considerate adatte al rapporto sessuale. Bene, allora parlando di questi stermini, questo giurista che cosa dice? La guerra di annientamento era imposta quindi dall'istinto di conservazione come unico modo di prevenire il pericolo di sollevazioni incombente di continuo, anche per l'intensità dell'istinto di vendetta nei vinti e nei figli dei vinti. Cioè bisognava uccidere perché questi ovviamente nutrivano istinto di vendetta, anche perché vivevano in territori che venivano invasi da un popolo che diceva adesso qui ci sto io perché me l'ha detto Dio. Perciò era rischioso risparmiare la vita anche alle donne e ai bambini, sebbene li si ritenesse talvolta suscettibili di una educazione capace di spengere o almeno di affievolire quell'imperativo di coscienza che imponeva la vendetta di sangue contro gli uccisori dei propri parenti. Cioè qui sta dicendo questo giurista che era rischioso lasciarli in vita, perché questi diventati adulti avrebbero avuto la voglia di vendicarsi. Capite? Ma attenzione, la giustificazione va avanti. L'annientamento dei figli del nemico, innocui oggi, ma pericolosi domani, era condizione per sopravvivere e per assicurare la vita dei propri discendenti. Ho difficoltà a fare commenti. Ora, la missione del popolo di Israele, che consisteva nella conservazione e nella trasmissione della legge fino alla pienezza dei tempi, non esigeva soltanto la sua fedeltà a Dio, ma anche la conquista e la difesa delle condizioni di vita che erano altrettanti presupposti di quella fedeltà. Cioè, qui si sta dicendo che siccome questi erano i portatori della parola di Dio, di fatto dovevano fare così. È una giustificazione innanzitutto etica e forse addirittura anche giuridica. Cioè questa cosa qui mi fa venire la pelle d'oca, perché mi fa pensare che allora basta dire me l'ha detto Dio, perché basta dirlo, perché qui nessuno, nella Bibbia nessuno dimostra che l'ha detto Dio, anzi sappiamo bene che non l'ha detto Dio, l'ha detto uno che si chiamava Yahweh, che per fortuna per tutti noi tutto era meno che Dio. E poi va avanti, perché lui fa i paragoni con gli altri popoli e dice ma non crediamo necessario, e in verità neppure esatto, spiegare quei dati e quei fatti mediante confronti con le concezioni, con le usanze degli altri popoli.
Tali confronti non sarebbero validi per chi crede, come noi crediamo, dice lui, che gli istituti del diritto biblico provengano, almeno indirettamente, dalla volontà divina. Cioè non facciamo il confronto con gli altri popoli, perché questi istituti provengono da Dio. Gli altri popoli erano barbari. Invece questi che avevano il messaggio divino dovevano fare così, perché erano portatori di un messaggio che sarebbe dovuto arrivare fino alla fine dei tempi. Capite perché è importante conoscere la Bibbia? Capite perché è importante leggere attentamente ciò che c'è scritto? Ed è questo il motivo per il quale anche io sto facendo questi video nei quali dico non discutiamo più su certe traduzioni, perché discutere su certe traduzioni vuol dire cadere nella trappola di perdere tempo a guardare il dito mentre quel dito indica la luna. Quindi invece di discutere se Elohim sia plurale o singolare, noi stiamo attenti e diciamo Elohim non lo traduciamo più, tanto capiamo lo stesso che cos'è, così come Ruach, così come Elion, così come Yahweh, così come gli altri che vedremo negli altri video che farò. Ah, tra l'altro, siccome mi si chiede quando è che arriva il nuovo video su Bibbia Omero, arriverà, non preoccupatevi, e quindi evitiamo le discussioni inutili, perché altrimenti corriamo il rischio di farci distogliere dal problema vero, cioè di capire veramente qual è l'ideologia che sta al fondo di quel libro lì, e che è l'ideologia che, come l'abbiamo letto da Onfray, quindi non un complottista, è quella che governa l'Occidente, forse anche molto di più dell'Occidente. E quindi poi noi dobbiamo conoscerla per almeno scegliere liberamente se ci piace stare dentro oppure no. Questo è, secondo me, fondamentale. Ed è in questo che andiamo avanti, ovviamente, sempre ponendo dei dubbi, ma dubbi basati sul testo biblico. Sul testo biblico. E adesso veniamo a questo. Mauro Biglino, La Bibbia nuda. Questo libro è scritto da un giornalista, Giorgio Cattaneo, e diciamo da me, nel senso che gran parte del testo è virgolettato, cioè sono parole mie, e qui dentro parlo anche di cose di cui non ho mai scritto in nessun altro libro. Questo giornalista è un giornalista che ha incontrato Gorbaciov, tra l'altro mi ha raccontato degli aneddoti anche un po' sconcertanti sul discorso della guerra cecena, però sono cose di cui non si può parlare in pubblico. Ha incontrato Benazir Bhutto poco prima che venisse, sapete, ammazzata, ha collaborato con Giulietto Chiesa, ha scritto proprio spalla a spalla la sceneggiatura con Gabriele Salvatore, la sceneggiatura di uno dei suoi film, e ha scritto questo libro Su di me. Ha scritto questo libro Su di me, nel quale io un po' mi sono scoperto, nel senso che io non sapevo di poter essere accostato a tutta una serie di eventi e personalità attuali, non sapevo di poter essere accostato a Bob Dylan piuttosto che a David Bowie, piuttosto che alla storia dei Catari. Quindi qui dentro io, ovviamente, man mano che si andava avanti, ho scoperto un Mauro Biglino alle volte anche diverso da quello, sapete, pirandellianamente, da quello che io stesso penso di essere. E quindi in realtà, siccome alle volte non mi piaccio, e quando non mi piaccio non mi frequento, in quei giorni lì non mi frequento, invece questo è un Mauro Biglino col quale andrei volentieri a cena. Questo libro non è ancora disponibile, questo è un prototipo, proprio il primo, come dire, fatto a mano, ecco, fatto artigianalmente. Avrete tutti i dettagli, tutte le indicazioni. Questo libro diventa disponibile tra breve, però appunto io non vado avanti a raccontarvi di più. Troverete tutte le indicazioni anche con estratti di vari capitoli, in modo che potete farvi un'idea un po' dei contenuti. No, io a questo momento avrei terminato e non so se ci sono delle domande di carattere. Ah, ecco, sì, mi ringrazio l'amico che mi dice che la citazione che ho fatto è di Mark Twain, quella di se votare servisse qualcosa, non
non ce lo farebbero fare. E poi mi dicono di parlare dei sacrifici umani dei bambini nella Bibbia. Dei sacrifici umani dei bambini nella Bibbia parlerò a parte, perché è un discorso estremamente delicato, così come parlerò a parte di discorsi relativi alle profezie bibliche che riguardano la Shoah, eccetera, quindi saranno tutti discorsi fatti a parte. Poi mi dicono che il linguaggio enochiano sembra essere il linguaggio degli Elohim, e in effetti il discorso del linguaggio degli Elohim è un discorso molto interessante, perché una delle domande che inevitabilmente mi faccio, è quella di dire: ma in che lingua parlavano con gli uomini, con i loro sottoposti? Beh, per quanto riguarda Yahweh, in effetti io ho fatto anche la considerazione che quando lui pronuncia il suo nome e dice di voler essere ricordato così al popolo di Israele, beh, non sappiamo in che lingua l'abbia detto. Secondo il professor Garbini, quando le 12 tribù sono uscite dall'Egitto, come dire, non avevano come lingua l'ebraico, e quindi probabilmente avevano l'egiziano, visto che stavano lì da alcuni secoli, e quindi semmai questo Yahweh parlava nella lingua comprensibile da loro. Certo è che il linguaggio degli Elohim è un discorso molto interessante, perché è un discorso linguistico. Io sto seguendo tutta una serie di studi che rimandano e continuamente rimettono in discussione, questo è bellissimo perché è la cosa migliore che possa avvenire nella scienza, rimettono in discussione certe conoscenze linguistiche che si pensava di avere, e quindi le rimettono in discussione anche rivedendo le origini stesse delle lingue e le commistioni che ci sono state all'inizio. È un discorso difficilissimo per gli studiosi, ma è interessantissimo da seguire, perché ci rivela che le cose non sono così semplici, diciamo così semplici come ci sono state insegnate, ma sono infinitamente più complesse. Quindi bisogna sempre stare attenti anche lì a dire: sappiamo come stanno le cose. Si sa qualcosa dei libri in Vaticano? Beh, diciamo, prima o poi si riuscirà a sapere, perché i libri in Vaticano sono una quantità immensa, quindi parlare di libri in Vaticano significa veramente parlare di una mole immensa di testi. Perché? Perché per fortuna, a differenza di quanto avveniva nel passato, quando si voleva fare un reset della cultura che era stata sconfitta, si bruciavano i libri, veramente si faceva in modo di farli sparire, ma in modo definitivo. Ecco, il Vaticano, questo, a parte vabbè ciò che è venuto purtroppo in Centro Sud America, il Vaticano a un certo punto in avanti ha cominciato a raccogliere tutti i libri, ma proprio nella consapevolezza che chi detiene la conoscenza detiene veramente il potere. E in questo, per fortuna, sono stati intelligentissimi per loro, sono stati intelligentissimi anche per noi, perché prima o poi magari avremo accesso a quelle che, scusate, ogni tanto mi interrompo perché mi passano qui sotto i foglietti, e quindi prima o poi avremo accesso a queste conoscenze. Qui mi si chiede se Yahweh era un dio minore. Sì, dico sì, sempre facendo finta, non sto a ripetere ogni volta facciamo finta che. Yahweh probabilmente era il figlio di uno degli Elohim che avevano potere. Mi disse un giorno una ebrea di Roma, un'amica, che probabilmente era il figlio giovane di uno dei comandanti e doveva dimostrare di che cosa era capace. La cosa è plausibile, anche se soprattutto se leggiamo ciò che c'è scritto nella Bibbia, quando viene detto nel Deuteronomio che Elion, cioè il capo degli Elohim, gli affida un popolo che lui trova disperso nel deserto, e quindi non gli hanno affidato un popolo che in quel momento fosse importante, gli hanno affidato un popolo che di fatto non possedeva neanche
una terra sua, e quindi è probabile che gli abbiano detto vai, prendi quelli e fai vedere di che cosa sei capace. Questo potrebbe averlo stimolato e averlo fatto diventare ciò che poi è diventato, cioè un uomo di guerra che comandava in un certo modo. E quindi era probabilmente un figlio minore. Qualcuno lo identifica per quanto riguarda le divinità sumero-accadiche con Ishkur, però appunto sono identificazioni possibili, plausibili, ma non possiamo dire che siamo certi che fosse lui, anche se certe caratteristiche lo farebbero pensare. Volevo dirvi anche un'altra cosa, tra l'altro, il sito maurobiglino.it, quindi lì sarete tenuti aggiornati su tutto quello che avviene, compresa anche ovviamente l'uscita del libro, il modo per averlo, eccetera. Quindi niente, io a questo punto vi saluterei. Di quanto tempo è passato? Non so, quasi un'ora, direi che va bene, va bene. Ci saranno altre dirette, nelle altre dirette magari qui già stanno preparando i festeggiamenti, nelle altre dirette magari darò risposta a delle domande, farò proprio anche delle dirette per rispondere alle domande, e così avremo modo di interagire. Perdonate, questa sera era una serata ovviamente di festa per celebrare il compleanno. Ho voluto comunque inserire una serie di considerazioni di carattere generale, visto che alcune di queste erano state tolte da YouTube. Come avete visto, non abbiamo fatto né le vittime né l'abbiamo sbandierato ai 420. Ok, YouTube l'ha tolto, va bene, pazienza, accettiamo le regole, però mi interessava riprendere alcuni discorsi perché stanno alla base. Conoscere il passato ci aiuta a conoscere il presente, e come abbiamo visto dal filosofo Onfreo, come vi ho detto per quanto riguarda Yuval Noah Harari, ma ce ne sono molti altri di intellettuali di quella taratura che non sono complottisti, che però, come dire, ci danno delle indicazioni per aiutarci a capire la direzione nella quale stiamo andando. E adesso direi che possiamo passare al brindisi per celebrare. Qui c'è Maya. Stasera non c'è Mia Uè, si è presa una serata di ferie perché ci sono altri assistenti, lei è una dei tre. Lei è una dei tre assistenti, e Mia Uè questa sera ha detto vabbè, fai pure la diretta, io me ne sto tranquilla a dormire almeno per una sera. Bene, allora a tutti, a noi, al canale e alla prosecuzione dei progetti. Ciao!